Mia moglie si è ubriacata a un barbecue di famiglia e ha detto a tutti che io sono solo il marito triste che compra l'amore. Il fumo della griglia si arrampicava nel cielo estivo come qualcosa che lentamente muore. E io lo guardavo dalla mia sedia da giardino con una birra che non toccavo da 20 minuti. La condensa aveva lasciato un cerchio perfetto sui miei pantaloncini color cachi, quelli costosi che Clare aveva scelto per me il mese scorso perché diceva che mi vestivo come un insegnante di geografia divorziato. Avevo riso quando l'aveva detto. Avevo comprato i pantaloncini. Li indossavo oggi perché pensavo che avrebbe sorriso vedendoli. Non mi aveva nemmeno guardato da quando eravamo arrivati. Mi chiamo Daniel Henderson. Ho 41 anni e lavoro come contabile forense in una società di medie dimensioni a Denver. Non è un lavoro glamour, ma paga bene. Abbastanza bene perché mia moglie, con cui sono sposato da 14 anni, non abbia mai dovuto preoccuparsi dei soldi. Abbastanza bene perché, quando 3 anni fa ha voluto tornare a scuola per la laurea magistrale, io potessi firmare l'assegno senza battere ciglio. Abbastanza bene perché questo barbecue nel giardino di sua sorella Amanda, a Cherry Creek, si svolgesse su un patio in pietra costruito su misura che probabilmente era costato più della mia prima macchina. Daniel, tesoro, mi prendi un altro bicchiere di vino? La voce di Clare attraversò il giardino, dolce come miele avvelenato. Stava con sua madre, Patricia, e sua sorella Amanda vicino al bar all'aperto. Tutte e tre indossavano varianti dello stesso look casual costoso. Jeans firmati, top di seta, occhiali da sole oversize appoggiati su capelli perfettamente schiariti. Mi alzai, le gambe rigide per essere stato seduto troppo a lungo, e mi avvicinai. Il caldo di luglio rendeva tutto lento e pesante. Clare non mi guardò quando mi avvicinai, si limitò a porgermi il bicchiere vuoto come se fossi il cameriere. Bianco o rosso? Chiesi. Sorprendimi, rispose. E sua madre rise per qualcosa che Amanda aveva appena sussurrato. Versai un bicchiere di Chardonnay, quello costoso di quella vigna a Napa che avevamo visitato per il nostro 10° anniversario. Quando lei teneva ancora la mia mano, quando mi guardava come se fossi qualcuno degno di essere guardato. Prima di continuare, se questa storia ti sta piacendo, premi il pulsante per iscriverti e lascia un commento qui sotto. Il tuo supporto significa tutto e mi aiuta a continuare a raccontarti queste storie di vita reale. Ora, torniamo a quello che è successo dopo. Il pomeriggio trascorse lentamente. Il marito di Amanda, Rick, faceva quella cosa che gli uomini fanno alle feste. Stava vicino alla griglia con una birra in mano, pontificando sul carbone contro il gas come se fosse una questione di sicurezza nazionale. I loro 2 figli, Madison e Tyler, erano in piscina con i cugini. Cose normali di famiglia. Tranne che niente sembrava normale. Lo sentivo da mesi. La distanza, il modo in cui gli occhi di Clare si velavano quando parlavo della mia giornata, il fatto che avesse iniziato ad andare in palestra alle 9 di sera 3 volte a settimana, il modo in cui il suo telefono era sempre a faccia in giù su ogni superficie. Ma mi ero convinto che fossi paranoico. Clare veniva da una famiglia benestante. Suo padre aveva posseduto una catena di ferramenta di successo prima di morire 5 anni fa. Era cresciuta in un mondo di circoli esclusivi e gala di beneficenza. Forse non ci stavo più bene. Forse non ci ero mai stato davvero. Terra a Daniel, chiamò Rick. Vuoi il formaggio sul tuo hamburger? Certo, sì, grazie. Mi sedetti di nuovo sulla sedia. Il sole iniziava a calare, dipingendo tutto con quella luce dorata che i fotografi amano. Sarebbe dovuto essere bello. Invece sembrava che quella luce stesse rivelando qualcosa che avevo cercato di non vedere. Fu allora che la voce di Clare squarciò il rumore di sottofondo della festa come un coltello nella pelle. Oh mio Dio, ragazzi, devo dirvi una cosa. Era il suo 3° bicchiere di vino, forse il 4º. La sua voce aveva quella qualità particolare che assumeva quando era ubriaca. Più alta, più tagliente, con tutti i bordi in evidenza. Sapete cosa ha fatto Daniel la settimana scorsa? Alzai lo sguardo. Ora stava con un gruppo. Sua madre,
Amanda, la sorella di Rick, Jennifer, e il marito di Jennifer, Todd. Tutti si voltarono verso di lei con quell'anticipazione ansiosa che si ha quando qualcuno sta per condividere un pettegolezzo. Mi ha comprato questo braccialetto, continuò Clare, mostrando il polso. Luce riflessa. I diamanti che avevo pagato $3.000. Nessuna occasione, nessun motivo, solo l'ho visto e ho pensato a te. Amanda fece un suono esagerato di meraviglia. È davvero carino, Clare. Davvero. La voce di Clare era cambiata. C'era qualcosa di crudele ora. Qualcosa che sembrava quasi soddisfazione. Voglio dire, è quello che fa. Ogni volta che pensa che sono arrabbiata con lui, ogni volta che pensa di aver fatto un casino, compra qualcosa. Come se non potesse davvero sistemare nulla, quindi butta solo soldi addosso. Lo stomaco mi si chiuse. Clare, disse sua madre, ma stava ridendo. Ridendo davvero. No, mamma. È vero. Daniel è solo il marito triste che compra amore. È letteralmente l'unica cosa che sa fare, comprare cose. Non sa avere una vera conversazione. Non sa connettersi emotivamente. Non sa essere spontaneo o interessante. Fa solo il suo lavoro noioso e torna a casa e mi porge la sua carta di credito come se questo compensasse il fatto di essere sposata con qualcuno con la personalità di una pappa tiepida. Il gruppo scoppiò a ridere. Non una risata imbarazzata o educata. Una risata vera. Jennifer si stava asciugando gli occhi. Rick scuoteva la testa con un sorriso come se avesse sempre saputo che ero uno scherzo. Anche Patricia, mia suocera, che avevo aiutato economicamente dopo la morte di suo marito, rideva coprendosi la bocca con la mano. Mi alzai. La mia sedia strisciò sul patio di pietra, ma il rumore fu inghiottito dalle loro risate. Clare mi notò allora. Per la prima volta in tutta la giornata, mi guardò davvero. Non c'era scusa nei suoi occhi, solo un misto di arroganza da ubriaca e qualcosa di più oscuro. Qualcosa che sembrava quasi soddisfazione. Oh, Daniel, disse, agitando la mano con disprezzo. Non essere così sensibile. Sto solo scherzando. Non dissi nulla. Cominciai a camminare attraverso il giardino, oltre la piscina, intorno al lato della casa verso il vialetto dove era parcheggiata la mia Lexus. Daniel, dai. Clare mi chiamò, ma non mi seguì. Nessuno mi seguì. Salii in macchina, accesi il motore e me ne andai da quella casa, da quelle persone, dal suono di mia moglie che si prendeva gioco di me mentre la sua famiglia rideva. Non lo sapevo ancora, ma non sarei mai più tornato. I giorni seguenti furono come in una nebbia strana. Andavo al lavoro. Tornavo a casa nella nostra casa Highlands Ranch, la coloniale con 4 camere da letto di cui Clare si era innamorata 7 anni prima. Dormivo nella stanza degli ospiti. Clare cercava di fare finta che nulla fosse successo. Tornò a casa domenica sera verso le 10, ancora un po' ubriaca, e mi trovò nel mio studio a casa a sfogliare delle pratiche. Sei ridicolo, disse, appoggiandosi al telaio della porta. Era solo uno scherzo, Daniel. Tutti fanno battute sul proprio coniuge. Non alzai lo sguardo dallo schermo del computer. Sul serio? Mi fai il trattamento del silenzio? Quanti anni hai? Salvai il documento che stavo esaminando e chiusi il portatile. Quando finalmente la guardai, qualcosa nella mia espressione doveva essersi fatto notare perché fece un passo indietro. 14 anni, dissi piano. 14 anni che ti ascolto lamentarti del lavoro, della famiglia, degli amici. 14 anni che sono la persona su cui scarichi tutto lo stress alla fine della giornata. 14 anni che pago tutto, la casa, le macchine, la tua laurea magistrale, le spese di tua madre dopo che tuo padre è morto. Non è giusto, disse Clare, alzando la voce. Io contribuisco a questa casa. Lavori part-time in un'organizzazione no profit e guadagni $28.000 l'anno, Clare. Io ne guadagno 7 volte tanto.
Il tuo contributo è una cifra insignificante nel nostro bilancio mensile. Il suo viso si arrossì. Quindi è una questione di soldi? Ora mi sbatti i soldi in faccia. No, dissi alzandomi. Questo riguarda il fatto che ti sei messa davanti a tutta la tua famiglia e mi hai umiliato. E loro hanno riso. Tua madre ha riso. E pensi che sia qualcosa che dovrei semplicemente superare? Dio, sei così drammatico, disse, roteando gli occhi. È proprio questo che intendevo. Non sopporti nessuna critica. Non sopporti nessuna battuta. Tutto deve riguardare i tuoi sentimenti. Passai oltre, dirigendomi verso le scale. Dove vai? A dormire, dissi. Domani lavoro. Quella fu domenica sera. Lunedì andai al lavoro come al solito. Ma quel pomeriggio presi un appuntamento con un avvocato. Martedì chiamai un investigatore privato di nome Michel Torres con cui avevo lavorato in alcuni casi negli anni. Ho bisogno che qualcuno indaghi sulle attività di mia moglie, le dissi davanti a un caffè in uno Starbucks vicino al mio ufficio. Michelle era riservata, sui 55 anni, un ex detective della polizia di Denver con occhi acuti e capelli grigi. Portava un taglio pratico a caschetto. Non faceva domande inutili. Da quanto va avanti questa cosa? Chiese. La sensazione che qualcosa non va. Circa 6 mesi. Ma domenica sera ho capito per certo che non ero paranoico. La maggior parte delle persone aspetta più a lungo, disse. Vogliono credere che vada tutto bene. Sono un contabile, dissi. Passo le giornate a cercare prove di frode. So come si presenta quando qualcuno nasconde qualcosa. Michelle annui lentamente. Va bene, avrò bisogno di accesso ai vostri conti condivisi, agli estratti conto delle carte di credito, ai registri telefonici se riesci a procurarmeli. Posso avere tutto, dissi. Perché ecco la cosa di essere sposato con qualcuno per 14 anni. Conosci le sue password. Conosci le sue abitudini. Sai cosa è normale e cosa no. E Clara era stata decisamente anormale per mesi. Michelle mi chiamò giovedì mattina. Dobbiamo incontrarci, disse. Oggi, non nel tuo ufficio. Ci incontrammo in un parco vicino a Sloanesse Lake. Michelle portava una cartellina a manila che sembrava troppo sottile per contenere qualcosa di importante. Mi sbagliavo. Tua moglie ha prelevato contanti regolarmente negli ultimi 4 mesi, disse Michelle, tirando fuori gli estratti conto bancari. Sempre la stessa cifra. $800 ogni 2 settimane. Sempre dallo stesso bancomat su Eastfax. Non è vicino a nulla, dissi, studiando la posizione. Non vicino al lavoro, né alla palestra, né a casa di sua madre. Esatto, disse Michelle. Ha anche usato la vostra carta di credito congiunta per acquisti da Home Goods e Target. Lenzuola, asciugamani, forniture per la cucina. Piccole cose mescolate alla spesa normale, così non te ne accorgevi. Il cuore mi batteva forte. Sta arredando qualcosa. È la mia ipotesi, disse Michelle, tirando fuori un altro documento. Ci sono anche addebiti regolari in un ristorante chiamato Riverside Tavern. Pranzi, per lo più, lo stesso giorno ogni settimana, il mercoledì verso mezzogiorno. Mi ha detto che pranza con una collega, Sara. L'hai mai incontrata? Mi resi conto di no. Clare ne aveva parlato decine di volte, ma non l'avevo mai conosciuta. Daniel, disse Michelle con gentilezza, devo seguirla. Con il tuo permesso. Annuii. Non riuscivo a parlare. Michelle seguì Clare quel mercoledì. Mi inviò una foto alle 12:47. Mia moglie seduta a un tavolo del Riverside Tavern. Di fronte a lei un uomo sui 30 anni, capelli scuri, camicia azzurra. Si tenevano per mano sopra il tavolo. Il messaggio di Michelle arrivò 5 secondi dopo. Confermato. Si chiama Nathan Cole. Lavora come personal trainer da Elevation Fitness.
La stessa palestra a cui tua moglie si è iscritta 6 mesi fa. Ero in riunione quando arrivò la foto. Mi scusai, mi chiusi in un bagno e vomitai. Quella sera feci qualcosa che non avevo mai fatto in 14 anni di matrimonio. Frugai tra le cose di Clare. Davvero. Lei era al suo club del libro, che ora sospettavo fosse un codice per altro. Avevo la casa tutta per me. Cominciai dalla sua macchina. Nel vano portaoggetti, sotto i documenti dell'assicurazione e il manuale, trovai una chiave. Non la chiave di casa nostra, qualcosa d'altro. Aveva un'etichetta attaccata, appartamento 2B. Nel suo armadio, nascosto dietro una scatola di scarpe vecchie, trovai un secondo telefono. Un modello prepagato e economico. Quando lo accesi, trovai conversazioni di messaggi con Nathan Cole che risalivano a 5 mesi prima. I messaggi non parlavano solo di una relazione extraconiugale. Erano un'altra vita intera. Non vedo l'ora che non dobbiamo più nasconderci, aveva scritto lui. Presto, aveva risposto Clare. Il mio avvocato dice che dovrei avere tutto documentato entro settembre. Poi posso fare causa. E la casa? È a nome di entrambi, ma ho versato l'anticipo con la mia eredità. Il mio avvocato pensa che posso rivendicare la proprietà esclusiva o almeno forzare la vendita. In ogni caso, avrò abbastanza per comprarci qualcosa di bello. Le mani mi tremavano così tanto che quasi lasciai cadere il telefono. Continuai a leggere messaggi su quanto fossi noioso, su come Nathan la facesse sentire viva, su come stesse pianificando la sua via d'uscita da mesi, su come documentasse tutto, tenesse un diario della mia indisponibilità emotiva e del controllo finanziario da usare nel divorzio. Controllo finanziario. Non le avevo mai detto di no per soldi. Mai, in 14 anni. Il diario era nel comodino, rilegato in pelle, costoso. Pagine e pagine di annotazioni che mi dipingevano come un marito controllante, emotivamente abusivo, che usava il denaro per manipolarla. Data ogni voce con cura, costruendo una narrazione lunga 6 mesi. Niente di vero, ma era stata meticolosa. Dettagli su litigi avuti, ma distorti. Quella volta che le chiesi di stare più attenta con la carta di credito dopo che aveva speso $2000 in un mese da Nordstrom divenne: Daniel controlla tutti i miei acquisti e si arrabbia quando compro qualcosa per me. Quando suggerii la terapia di coppia divenne: Daniel insiste che c'è qualcosa che non va in me e che devo essere sistemata. Stava costruendo un caso legale contro di me. Fotografai tutto, il diario, i messaggi, il secondo telefono. Poi rimisi tutto esattamente dove l'avevo trovato. Quando Claire tornò alle 9:30, ero seduto in salotto a leggere un libro. Com'è andato il club del libro? Chiesi. Bene, disse senza guardarmi. Stiamo leggendo Educated. Un memoir davvero potente. Sembra interessante, dissi. Lei salì al piano di sopra. Sentii la doccia accendersi. Rimasi lì al buio, con il telefono in mano, fissando le foto che avevo scattato. Prove di un tradimento così calcolato, così metodico, da togliermi il respiro. Venerdì mattina trasferii $75.000 dal nostro conto risparmio congiunto a un conto personale a cui Clare non aveva accesso. Era metà di quello che avevamo risparmiato insieme. Legalmente, ne avevo diritto. Poi cambiai tutte le mie password. Poi chiamai il mio avvocato. Devo fare causa prima io, dissi a James Morrison, un legale con cui avevo lavorato in qualche caso aziendale, prima che lo faccia lei. Qual è la situazione? Chiese. Gli raccontai tutto, la relazione, il telefono segreto, il diario, la chiave dell'appartamento, i prelievi in contanti. Caspita, disse James quando finii. Lo sta pianificando da mesi. Lo so. Ok, disse. Ecco cosa faremo. Lunedì mattina Clare fu notificata con i documenti per il divorzio al lavoro. Lo so perché Michelle era lì a documentare tutto. Le foto mostravano il volto di Clare passare da confusa a scioccata a furiosa in circa 30 secondi. Il mio telefono cominciò a squillare alle 10:17.
Clare non risposi. Chiamò 17 volte quel giorno. Non risposi a nessuna. Arrivarono i messaggi. Che diavolo, Daniel? Non puoi semplicemente fare causa senza parlarmi. Dobbiamo discutere da adulti. Richiamami subito. Bloccai il suo numero. Si presentò al mio ufficio alle 3 del pomeriggio. Avevo già avvisato la sicurezza. Non la fecero entrare. Andò a casa di mio fratello. Mio fratello Kevin, che non aveva mai amato molto Clare, mi chiamò quella sera. È qui che piange, disse. Dice che l'hai colta di sorpresa, che sei crudele e vendicativo. Ha parlato del suo ragazzo, Nathan, chiesi. O dell'appartamento che sta arredando con i nostri soldi, o del diario dove documenta abusi falsi per usarli in tribunale. Silenzio. Caspita, Dan. Vuoi che le dica di andarsene? Per favore. Le chiamate della sua famiglia iniziarono quella sera. Patricia, Amanda, persino Rick. Tutti a chiedere cosa non andasse in me, perché trattassi Clare così, come potessi abbandonare il matrimonio senza provare a risolvere. Non risposi a nessuno. Invece, inviai a ciascuno un'email. Allegate, screenshot dei messaggi di Clare con Nathan. Ogni singolo messaggio. Mesi di conversazioni sulla loro relazione, i loro piani, la sua strategia per dipingermi come abusivo. Allegai anche foto delle pagine del diario. Oggetto semplice, la verità. Dopo quello, il mio telefono restò muto. Le settimane successive furono brutali. Clare assunse un avvocato costoso, pagato, scoprì poi, da sua madre. Cercarono di sostenere che avevo rubato beni coniugali trasferendo quei $75.000. Il mio avvocato mostrò al giudice le prove che Clare aveva prelevato $800 ogni 2 settimane per 4 mesi, per un totale di $12.800, più gli acquisti di articoli per la casa chiaramente destinati a un'altra residenza. Il giudice non fu per niente comprensivo con Clare. Cercarono di sostenere abusi emotivi basandosi sul diario. Il mio avvocato presentò i registri telefonici che dimostravano che la relazione di Clare durava da 5 mesi. Mostrò i messaggi in cui lei parlava esplicitamente di pianificare la sua via d'uscita. Vostro onore, disse James Morrison, la signora Anderson non stava documentando abusi. Li stava inventando come leva. La tempistica di queste annotazioni corrisponde esattamente a quella della sua relazione e della sua pianificazione per andarsene. Non si trattava di scappare da una situazione abusiva, ma di massimizzare il guadagno economico nel divorzio. Il giudice fu d'accordo. La richiesta di Clare sulla casa crollò quando dimostrammo che l'anticipo era stato pagato con il mio bonus di firma, al lavoro, non con la sua eredità, come aveva detto. Anche su quello aveva mentito. In ottobre, 3 mesi dopo quel barbecue, il divorzio fu definitivo. Io ottenni la casa. Lei la metà dei beni coniugali effettivi, dopo le spese, circa $88.000. Niente assegno di mantenimento, dato che era stata impiegata per tutto il matrimonio e la relazione dimostrava la sua colpa. L'appartamento che stava arredando? Si scoprì che Nathan Cole ci viveva, da 2 mesi. Quando feci controllare da Michelle, scoprì che Clare pagava l'affitto, $1.600 al mese, con i contanti prelevati dal nostro conto. Tecnicamente, avevo finanziato l'appartamento di mia moglie con il suo ragazzo. Il colpo finale, 3 settimane dopo il divorzio, Nathan lasciò Clare. Secondo le fonti di Michelle, che teneva d'occhio la situazione per me, lui stava usando Clare tanto quanto lei stava usando me. Quando i soldi smisero di arrivare, quando lei non fu più una donna sposata con accesso a uno stile di vita agiato, il suo interesse svanì. Clare mi chiamò quando successe. Avevo sbloccato il suo numero nel frattempo, perché il mio avvocato mi aveva detto di mantenere aperte le linee di comunicazione per motivi legali. Daniel singhiozzò al telefono. Ho fatto un errore. Un errore terribile. Possiamo parlare, per favore. Chiusi la chiamata. Richiamò.
Non risposi. Mandò email. Le cancellai senza leggerle. Si presentò a casa mia. Chiamai la polizia e la feci allontanare per violazione di domicilio. Era 8 mesi fa. Non vi dirò che ora va tutto perfetto, perché non è così. Il divorzio è traumatico anche quando sei tu a chiederlo, anche quando sei la parte lesa. Ci sono state notti in cui non riuscivo a dormire, giorni in cui non riuscivo a mangiare, momenti in cui la solitudine sembrava potermi inghiottire interamente. Ma ora sto meglio di prima. Ho venduto la casa Highlands Ranch. Troppi ricordi, troppi fantasmi. Ho comprato un loft moderno nel centro di Denver. Tutto vetro, acciaio e linee pulite. Niente che mi ricordi la vita che credevo di avere. Ho iniziato la terapia. A quanto pare, essere sposato con qualcuno che ti mente sistematicamente e trama per distruggerti ti rovina la capacità di fidarti delle persone. Chi l'avrebbe mai detto? Sono stato promosso al lavoro. A quanto pare, quando non sprechi tutta la tua energia mentale a chiederti perché tua moglie è distante e a cercare di salvare un matrimonio già morto, hai davvero la capacità di eccellere nella carriera. Ora sono socio senior, guadagno più di quanto avessi mai immaginato. Ho ricominciato a uscire con qualcuno 3 mesi fa. Niente di serio ancora, solo caffè, cene, vedere cosa c'è là fuori. È strano essere di nuovo single a 42 anni, ma è anche liberatorio. Niente più camminare sulle uova. Niente più cercare di decifrare l'umore di qualcuno. Niente più comprare gioielli per riparare crimini che non ho commesso. La settimana scorsa ho incontrato Amanda in un ristorante. Era da sola, aspettava un'amica, a quanto pare. Mi ha visto e ho visto la sua faccia passare attraverso circa 5 emozioni diverse prima di fermarsi su qualcosa che somigliava a vergogna. Daniel, ha detto, ciao, Amanda. Senti, io. Ha iniziato e poi si è fermata. Ti devo delle scuse. Tutti noi le dobbiamo. Le cose che Clare ha detto a quel barbecue e il modo in cui abbiamo riso, è stato crudele. Mi dispiace. Ho annuito. Va bene. Stai bene. Sto benissimo, ho risposto. E lo pensavo davvero. Clare no, ha detto Amanda a bassa voce. È tornata a vivere con mia madre. Ora lavora in un negozio di abbigliamento, in una boutique. Sta passando un momento difficile. Mi dispiace sentirlo, ho detto. Non era vero, ma la cortesia è un'abitudine. Chiede di te a volte, ha continuato Amanda. Si chiede come stai. Puoi dirle che sto benissimo, ho detto. Nuova casa, nuova promozione, nuova vita. Tutto è meglio ora. Amanda ha fatto una smorfia. Ti ha amato davvero, sai, a modo suo. Ho guardato Amanda, quella donna che aveva riso mentre mia moglie mi umiliava, che aveva preso le parti di sua sorella anche dopo aver visto le prove del tradimento, e ho sorriso. No, ho detto. Non l'ha fatto, e ora va bene così. Arrivò la mia accompagnatrice. Si chiama Rachel Torres. Nessun legame con Michelle, curiosamente. È veterinaria, divorziata da 3 anni, con un figlio di 10 anni e un senso dell'umorismo che mi fa davvero ridere. Pronto? Chiese Rachel, toccandomi il braccio. Pronto, risposi. Non mi voltai mentre ce ne andavamo. Non ne avevo bisogno. Quella parte della mia vita era finita. A volte penso a quel barbecue. Al suono di tutti che ridevano mentre mia moglie mi chiamava il marito triste che compra l'amore. A come me ne andai da quel patio portando con me solo la mia dignità, senza sapere che quella decisione sarebbe stata l'inizio di tutto ciò che di buono mi sarebbe capitato. Perché ecco cosa ho imparato. A volte la spazzatura si butta via da sola. A volte le persone che ti tradiscono ti fanno il favore più grande della tua vita. A volte il momento che pensi sia il tuo punto più basso è in realtà l'istante in cui inizi a salire verso qualcosa di migliore. Clare voleva una vita diversa e l'ha avuta, solo che non quella che aveva pianificato.
Voleva dipingermi come il cattivo per presentarsi come la vittima e andarsene con la casa, i soldi e la superiorità morale. Invece, vive nella stanza degli ospiti di sua madre, lavora in un negozio di abbigliamento e affronta le conseguenze delle sue scelte. Io, invece, vivo nel centro di Denver, guadagno più di prima, esco con una donna che mi rispetta davvero e dormo sonni tranquilli senza chiedermi cosa ho sbagliato. La miglior vendetta non è urlare o fare scandali. È costruire una vita così bella, così piena, così completa che chi ti ha buttato via capisce di aver distrutto la sua migliore occasione di felicità. Clare lo sa ora. Ogni volta che Amanda, Patricia o qualche amico di famiglia mi vedono da qualche parte, felice, di successo, che va avanti, Clare sa che per me è una vendetta più che sufficiente. Se questa storia ti ha colpito, prenditi un momento per iscriverti al canale, lascia un commento qui sotto e premi il pulsante mi piace. Condividi cosa avresti fatto al posto di Daniel. E ricorda, a volte la cosa migliore che può capitarti è che qualcuno decida che non sei abbastanza per loro. Perché significa che sei libero di trovare qualcuno che sappia esattamente quanto vali.